Obiettivo casa. Comprare la casa e sceglierla è una veramente delle attività più complesse per ogni persona sulla faccia della terra. È un'esperienza importante a 360 gradi e anche dal punto di vista emotivo e non solo economico molto molto rilevante e molto stressante. Ci sono dei passaggi che ogni persona deve tenere in considerazione per fare una scelta corretta, perché sbagliare casa o sbagliare il calcolo di quanto ci serve per andare ad acquistare quella casa è un errore che non ci possiamo permettere, in quanto sbagliare vuol dire portarci gli effetti per tutta la vita di quell'errore. Perché vendere una casa, rivendere una casa non è così semplice, se abbiamo fatto un errore di budget dobbiamo indebitarci e quindi in qualche modo costringere le nostre finanze ad essere in una situazione assolutamente negativa e quindi privarci di molte altre attività o desideri che vogliamo mettere a terra. Quindi in questo video cercheremo di capire quali sono gli step, i passaggi fondamentali da tenere in considerazione per fare una scelta oculata e quanto più corretta. Il primo passaggio sarà quello di cercare di capire qual è il nostro desiderio. Sì, perché ragazzi non è facile capire che cosa vogliamo e come lo vogliamo, quindi in qualche modo dobbiamo mettere su carta qual è la casa dei nostri sogni che desideriamo. Punto numero 2, una volta che abbiamo determinato che cosa vogliamo, capire qual è il budget che ci serve per comprare la casa dei nostri sogni o quella che meramente ci serve. E punto numero 3, come recuperare quei soldi per arrivare ad avere il budget necessario. E infine io chiuderei il servizio, il video, cercando di capire quali sono gli errori abituali più grandi che ogni persona fa quando deve acquistare, valutare una casa, perché sono veramente numerosi, ma alcuni sono molto molto gravi. Quindi state incollati fino alla fine del video. Io partirei dall'inizio, no? Una cosa importante è capire che la casa non è solamente un impegno economico, perché sicuramente è l'impegno più grande della nostra vita da un punto di vista economico, a meno che facciamo impresa, quindi abbiamo un'azienda e quindi investiamo soldi all'interno di un'attività imprenditoriale, quindi magari abbiamo, come dire, sosteniamo dei costi più alti, abbiamo degli stress più alti, ma abitualmente all'interno di una famiglia l'acquisto di una casa è l'elemento preponderante, l'elemento più importante dal punto di vista economico. E di riverso diventa anche quello più impegnativo in termini di manutenzione, no? Della casa, dell'acquisto della casa, ma anche dal punto di vista sentimentale, dal punto di vista emotivo, perché ci impegna in una maniera veramente importante. Quindi da dove partire? Beh, ragazzi, il primo punto è fondamentale, ve l'ho detto nell'intro. Secondo me, prima di tutto bisogna definire l'obiettivo, cioè che cosa vogliamo davvero. Perché un sogno, come dice la parola stessa, è qualcosa di fumoso, è qualcosa di etereo, è qualcosa che in definitiva non ha significato. Cioè noi dobbiamo trasformare quel sogno, quell'idea di casa che abbiamo in qualcosa di concreto, cioè dobbiamo definire degli obiettivi che siano concreti, specifici e misurabili. Quindi prima di tutto dobbiamo dirci che tipo di casa vogliamo. Questa è la domanda chiave. Vogliamo una prima casa, quindi una casa per noi, dove andare a vivere con stabilità e quindi cercando magari determinate caratteristiche, perché nel momento in cui cerchiamo una casa per noi dobbiamo avere una certa tipologia di comfort, perché la casa dove ci abitiamo, quindi la struttura della casa deve essere confacente alle nostre necessità, quindi se abbiamo due figli magari avere due stanze, non lo so, se abitiamo in un piano alto deve avere un ascensore, avere magari un parcheggio interno se abitiamo in centro città, insomma, deve essere confortevole. Deve avere dei servizi, perché se noi ci abitiamo lì dobbiamo in qualche modo avere, non lo so, la panetteria vicino casa, la scuola che è raggiungibile in maniera abbastanza veloce, che ci siano i servizi, non lo so, dei trasporti e via discorrendo. Quindi in qualche modo quello che cerchiamo quando la prima domanda che ci dobbiamo fare è che tipo di casa vogliamo. Se per noi, se per andarci a vivere, in qualche modo dobbiamo cercare determinate caratteristiche non solamente nella casa, quindi che abbia una certa tipologia di comfort, ma che anche il contesto nel quale abitiamo in qualche modo risponda alle nostre esigenze, perché se siamo giovani,
sicuramente possiamo muoverci assolutamente con i mezzi pubblici. Se abbiamo già dei figli, magari è necessaria la macchina, quindi dobbiamo essere più comodi nel poterla parcheggiare, nel poterla in qualche modo avere sotto mano. Se siamo anziani, magari è importante stare in un contesto sociale vicino ad altre persone, non essere troppo distanti come dire, da amici, parenti o via discorrendo. Insomma, ogni età poi ha le proprie esigenze, ma è importante quindi non solamente più guardare il comfort della casa, ma in qualche modo determinare anche il contesto sociale nel quale si va a vivere, quindi la qualità del quartiere. Ma un'altra cosa è, e questa torna alla domanda principale, se una casa è una prima casa o o una casa da investimento, cioè vuol dire che su quella casa si cerca in qualche modo un rendimento. Quindi questo cambia tutto, perché in qualche modo si hanno delle esigenze diverse che magari non sono collegate al contesto, non sono collegate alla vicinanza con determinate persone, con determinati parenti, figli o via discorrendo, a determinati servizi, ma in realtà si cerca una qualità che sia più quantitativa, quindi un prezzo maggiore, perché noi ci dobbiamo fare interesse sopra, in qualche modo rendimento. Ci aspettiamo che sia una casa che possa essere rivalutata, mentre quando andiamo a comprare una casa di proprietà è chiaro che noi guardiamo sempre di fare un affare, ma nello stesso tempo abbiamo delle esigenze che, messe tutte insieme, non possiamo stare a guardare solamente il prezzo, e soprattutto abitandoci non ci interessa che si rivaluti nel giro di 5 anni, voglio fare l'esempio, perché magari ci abitiamo 10, 15, 20 anni o tutta la vita all'interno di quella casa. E poi soprattutto la questione principale è che deve essere in un contesto all'interno del quale ci sia la necessità di un affitto, magari che sei vicino a un'università, sei vicino a una stazione o qualcosa del genere. Quindi in qualche modo la prima domanda che ci dobbiamo porre, che è fondamentale per partire, fare un'analisi e capire se quella casa serve a noi o serve sempre a noi per fare un investimento, ma la vogliamo dare in affitto a qualcun altro. Una volta che abbiamo determinato qual è la nostra necessità principale, dobbiamo incominciare a ragionare, ad essere più concreti, cioè stiamo cercando questa casa, va bene, ma questa casa ci serve in città, serve fuori, cioè dove ci serve questa casa e soprattutto questa casa che caratteristiche deve avere, quanti metri quadri. Ecco, ragionare in metri quadri è sempre complesso. Quindi abitualmente si dovrebbe cercare di capire anche la necessità delle stanze, no? Quindi chiaramente il fatto sta che abitualmente noi ci serve una cucina o un saloncino o un salone o quello che è. La questione principale è capire quante stanze ha e quanti bagni ha, perché sono l'elemento determinante quando si è una famiglia numerosa. Da quello poi si capiscono i metri quadri, perché abitualmente se si hanno comunque 2 stanze da letto ci sono almeno 60, 80, 90 metri quadri, no? Quando si incominciano ad avere più stanzette si va dai 110, 120 metri quadri in su, perché magari si hanno già 2 bagni. Quindi parlare di metri quadri diventa complesso, ma bisogna cominciare a capire quante stanze ci servono, vedendo anche qui in prospettiva se questa casa è solamente di passaggio o in realtà ci serve anche per il futuro, perché magari ci servirà per accogliere dei bambini, oppure un nostro parente, un nostro familiare, un nostro genitore nel futuro. È chiaro che le cose possono cambiare e quindi una casa per tutta la vita uno pensa di poterla acquistare, poi non è detto perché le esigenze cambiano, magari uno trova il lavoro in un'altra città, sempre nella stessa città ma dalla parte opposta, magari trova una nuova compagna, un nuovo compagno in un contesto diverso, quindi abitualmente si pensa nel momento in cui si acquista una casa, si pensa che quella debba avere determinate caratteristiche perché si fa la fotografia attuale della propria necessità, però bisogna cominciare a pensare anche per il futuro, no? Quindi cercare di determinare che cosa ci potrà servire nel futuro, anche se non si può mai avere in qualche modo la certezza di quello che sarà il futuro, ok? Così come per gli investimenti. Ma il punto numero 2, quello che voglio dire di questa prima sezione del video, è che dobbiamo cercare di capire la nostra casa come deve essere fatta. Quindi prima di tutto il numero delle stanze, il numero dei comfort dei quali abbiamo bisogno, come ho detto prima, dell'ascensore, magari se ci piace il giardino, se c'è il giardino un piccolo
posto dove poter uscire, no? O c'è un giardino condominiale, se ci serve un parcheggio, se ci serve un posto auto, se ci serve un garage, se ci piace stare all'aria aperta, quindi magari ci basta anche un balcone o un terrazzo. Insomma, sono tutti gli elementi da andare a valutare. Una volta che noi abbiamo la fotografia, quindi sappiamo che ipotizziamo la casa è per noi vogliamo 2 stanze, vogliamo avere un garage, vogliamo avere l'ascensore, che ne so, un terrazzo, incominciamo a sapere qual è la caratteristica precisa della nostra casa e quindi incominciamo a identificare anche la metratura che ci serve. E poi qui passiamo all'altro parametro, no? Che è altrettanto fondamentale. Ok, adesso sappiamo che la casa deve essere costruita in una certa maniera, cioè deve avere determinati spazi, determinati servizi e comfort. Ok? In questo momento ci serve capire se la vogliamo comprare nuova, ristrutturata o in costruzione. Quindi sono 3 tipologie di case totalmente diverse, perché quella nuova costa molto di più, cioè se è stata appena fatta, è stata fatta da 3-5 anni, perché ha una classe energetica migliore, perché ha materiali, si presuppone migliori, perché naturalmente ha bisogno di meno manutenzione e via discorrendo, e quindi noi sappiamo che dobbiamo cercare una casa di questa metratura con questi vani e che sia nuova. Oppure la possiamo cercare da ristrutturare, quindi che magari in un contesto già vecchio, perché dovete considerare che in alcuni contesti cittadini, ad esempio alcune zone hanno degli appartamenti, degli edifici del 1800-1950 e quindi chiaramente sono da ristrutturare a meno che l'inquilino precedente l'abbia già fatto. E la ristrutturazione deve essere considerata perché una ristrutturazione di un certo tipo ti costa, dipende dalla metratura, ma comunque ti andrà a costare dai 30 ai 50, ai 60, ai 80 mila euro, dipende dagli interventi che fai, quindi è difficile definirli in maniera determinante, ma non basta comprare la casa, cioè noi dobbiamo incominciare a sapere di dover valutare anche il fatto che dobbiamo mettere altri soldi per la ristrutturazione. Qual è la scelta che noi in qualche modo andiamo a determinare per decidere se comprarla nuova o da ristrutturare? Prima di tutto se la troviamo, perché non è detto che noi cerchiamo una casa di una certa tipologia e la troviamo nuova. Sappiamo che molto spesso alcune case nuove hanno dei vani più piccoli, quindi magari a noi piacciono i vani di una volta, quelli degli anni 60 o delle case che abbiano dei soffitti molto alti e via discorrendo, e quindi siamo in qualche modo indirizzati già automaticamente ad andare a cercare delle case anziane dal punto di vista della costruzione, no? Quindi questo è il primo punto. Il secondo è chiaramente la nostra volontà di intervento all'interno di questa casa, perché se noi decidiamo di andare ad acquistare una casa nuova, non ci facciamo interventi all'interno, cioè se la presa in un determinato posto ce la teniamo lì. Se un'ala della casa secondo noi è poco funzionale, non la possiamo cambiare. Se non c'è la cabina armadio, ragazzi, siamo senza cabina armadio. Quindi quello che voglio dire è che la ristrutturazione invece ci permette di rivisitare, di rivedere la casa, cioè noi sappiamo che c'è la metratura, ci sono i vani, magari decidiamo di togliere una stanza, di fare un salone living più grande, quindi abbiamo più determinazione di quello da fare. Oppure c'è la terza strada, che è quella di comprare qualcosa in costruzione. I tempi sono un po' più lunghi, c'è più possibilità di personalizzazione. Io non sono assolutamente un amante di questa soluzione, ognuno è libero appunto di fare quello che si vuole, ma secondo me i rischi sono troppo elevati. Perché ci possono essere dei ritardi, quindi possiamo aspettare 2 anni per una casa che ci serviva prima, possono esserci dei fallimenti, e questo è evidente perché molto spesso un produttore non è che parte e c'ha già tutti i soldi, cioè incomincia a costruire coi soldi che riceve dalle vendite dei primi appartamenti, continua ad investire. Se si inceppa qualcosa, l'azienda potrebbe anche non terminare, ritardare o addirittura fallire. Io sinceramente spendere 100-150 mila euro, 200, quello che è, in una casa che ancora non vedo e non tocco, sinceramente non è per me. Come per investimenti qualcuno ha più predisposizione a rischiare, in altri casi ne ha di meno, quindi è una questione personale. Però quindi noi abbiamo determinato, ad ipotesi, a cosa serve la casa, come la vogliamo e sicuramente in che stato deve essere. E poi, una volta che abbiamo capito qual è il nostro prototipo di casa e come la vogliamo, dobbiamo scegliere la zona. Questo è il punto numero 2 di questa prima sezione, che è fondamentale,
che è la variabile probabilmente più impattante, perché una cosa è se la scegliamo a Milano, ok, nella Milano centrale, proprio Milano-Milano, un'altra è se la scegliamo nella periferia, un'altra è se la scegliamo nella periferia lombarda. I prezzi cambiano molto, se compriamo in Milano andiamo a spendere 6.000-7.000 euro a 10.000 euro al metro quadro. Se la scegliamo in periferia magari scendiamo 2.500-4.000, se andiamo nella periferia lombarda con 2.000 euro, 2.500 euro, magari al metro quadro troviamo la casa che ci serve. Quindi una cosa fondamentale da andare a definire è capire dove abbiamo bisogno di quella casa, ok? Dove ci piacerebbe prenderla. Poi è chiaro che dobbiamo essere un minimo sgamati, un minimo delle persone che abbiano granus salis, perché in quel caso lì dobbiamo capire che andare a fare delle scelte, seppur comode, seppur ci piacciono, c'è sempre una realtà nella quale ci dobbiamo scontrare. Sappiamo che se dobbiamo andare a Milano Centro, chiaramente magari troviamo degli appartamenti che se vogliamo 100 metri quadri sappiamo che paghiamo 8-9 mila euro al metro quadro. Quindi dobbiamo essere coscienti, non è che possiamo fare i sogni prima, come dicevamo, cioè il sogno deve diventare qualcosa di concreto, dobbiamo scrivere su carta le nostre necessità. Quindi una volta capito come deve essere la nostra casa, dove vogliamo la nostra casa e quindi lì possiamo metterci a cercare sui siti che ci sono il valore della casa al metro quadro in quelle determinate zone, perché ormai ci sono dei siti, ragazzi, che non ve li sto neanche a dire, li sapete tutti quali sono, che vi dicono in quel contesto qual è il costo del metro quadro. Così incominciate a capire anche come muovervi, ok? Perché poi, come dicevo, bisogna sempre scontrarsi con la realtà. C'è un terzo parametro, secondo me, da andare a definire, cioè entro quando la vogliamo quella casa. Una casa non si sceglie mai nel giro di una settimana, di un mese, di 2 mesi, è molto più complessa la situazione, molto spesso ci vogliono mesi, se non anni, e soprattutto una volta che anche si stanno determinando dei parametri di acquisto, bisogna essere coscienti del fatto di dare una tempistica al proprio acquisto. Magari ci sono dei giovani che hanno il desiderio di andare ad acquistare una casa e quindi hanno una possibilità di aspettare in maniera più importante perché non hanno magari la necessità di avere un figlio in attesa e quindi di avere più spazio, faccio un esempio, e quindi possono in qualche modo pianificare meglio l'acquisto di una casa e sapere che la devono comprare entro 2 anni. Quindi hanno 2 anni per cercarla, per mettere via il budget, per cercare insomma di fare un acquisto consapevole e ben strutturato. Quindi una volta che sappiamo che casa vogliamo, dove e quando, la parte più importante in qualche modo è stata determinata. Cioè cosa abbiamo fatto? Abbiamo trasformato un'idea generica in un piano concreto, personalizzato, ma soprattutto realizzabile. Cioè in qualche modo noi abbiamo degli elementi che ci aiutano a mettere a terra il nostro piano. Adesso passiamo alla sezione numero 2, cioè una volta che sappiamo cosa ci serve dobbiamo capire quanto ci serve, cioè quanti soldi dobbiamo andare ad investire per acquistare quella casa, ok? Quindi la prima cosa è stimare il prezzo dell'immobile che abbiamo in mente, cioè una volta che sappiamo qual è la metratura, quali sono gli spazi, dov'è la zona, entro quanto la vogliamo, quindi ipoteticamente possiamo sapere i costi attuali, possiamo immaginare quelli entro 2 anni perché facciamo un costo a forbice, no? Quindi capiamo più o meno con l'inflazione che può aumentare del 5%, scendere del 5% o via discorrendo, in qualche modo possiamo determinare il costo, no? E chiaramente nel determinare il costo faremo una ricerca sui più importanti siti, no? Come quando dobbiamo acquistare una macchina, incominciamo a informarci, incominciamo a girare diversi concessionari, incominciamo a girare diversi siti, incominciamo a determinare quale potrebbe essere potenzialmente il costo della nostra casa, o almeno una forbice, cioè ipotizziamo dai 200 ai 250 mila euro, ok? Una volta che sappiamo qual è il costo ipotetico della nostra casa, dobbiamo pensare che c'è una caparra da dare, cioè all'acquisto è chiaro che noi dobbiamo dare la caparra, cioè quella parte anticipatoria per l'acquisto della casa, che abitualmente è un anticipo del 20%. Quindi dobbiamo sapere che almeno 6 mesi prima
l'acquisto della casa, noi dobbiamo sborsare di quei, ipotizziamo, 200.000 euro il 20%, quindi dobbiamo dare il 40%, il 20%, quindi 40.000 euro, ok? Dobbiamo anticiparli, quindi dobbiamo essere consci che quei 40.000 euro sul nostro conto corrente o dove vogliamo devono essere in qualche modo liquidi e possibilmente girabili a chi ci sta vendendo la casa. Quindi in qualche modo questo è il punto fondamentale da tenere in considerazione. Ma non basta, cioè adesso abbiamo determinato qual è il costo della nostra casa, qual è la caparra che dobbiamo andare a mettere, dobbiamo capire quali sono i costi accessori. I costi accessori sono fondamentali da tenere in considerazione perché molto spesso noi cosa facciamo? Valutiamo il costo della casa senza questi, cioè diciamo ok, comprare una casa ci serve 200.000 euro, ma ogni volta che noi facciamo un'attività, fosse anche di ristrutturazione, ci sono dei costi accessori da andare a tenere in considerazione. Per esempio, acquistando una casa ci serve un notaio, faccio l'esempio, ci serve pagare l'agenzia immobiliare, ci serve pagare delle imposte. Questi sono i tre costi principali da andare a tenere in considerazione. Molto spesso sapete bene che un'agenzia immobiliare ci costa dal 2 al 4%, in certi casi di meno, in certi casi di più, però se voi sapete, cioè, capite bene che su 200.000 euro già il 2% è una cifra considerevole, no? Quindi vuol dire che dobbiamo in qualche modo tenerla in considerazione. Poi c'è magari il costo del notaio che è altamente variabile, quindi poco quantificabile in questo momento in un'analisi così, ma sicuramente ti costa qualche migliaio di euro. Quindi somma i migliaia di euro che devi dare all'agenzia immobiliare, sia che tu la venda che la compra o la compri, al notaio, le imposte, quei, adesso semplifico, quei 10-15 mila euro in più li devi considerare. E poi ci sono tutti i costi che devono essere valutati nel caso in cui tu compri una casa da ristrutturare. La maggior parte delle case sono da ristrutturare, magari non in maniera definitiva e totale, ma magari c'è un'ala della casa che deve essere rifatta. Molto spesso dopo 15 anni, 20 anni si consiglia quando si entra in una nuova casa di rifare il bagno e quindi il bagno comunque ti costa poi 10.000 euro, ipotizzo, perché poi dipende dai materiali, da tantissimi, dalla grandezza del bagno. Comunque devi considerare anche i costi di ristrutturazione e questi sono non determinabili in 2 o 3 mila euro. Cioè ristrutturare se è una casa se è da fare totalmente o da rivedere i volumi interni o da rifare solamente un bagno, comunque dai 10.000 euro in su li paghi, ok? E quindi sono altri soldi da tenere in considerazione. Quindi abbiamo visto che ci sono i costi legali e le spese, ci sono i costi di ristrutturazione, ci possono essere i costi dei mobili, perché molto spesso se è la nostra prima casa i mobili li dobbiamo comprare da zero. E non basta, perché poi magari anche se non è la nostra prima casa, riadattare i mobili che avevamo da una casa precedente non è sempre così semplice e immediato. Il bagno molto spesso deve essere rifatto, la cucina è difficilmente adattabile, quindi bisogna probabilmente riacquistarla. Una cucina nuova ti costa dai 5.000 euro in su, non dico in su perché puoi trovare di qualsiasi cifra, la media comunque sui 10-12 mila euro, dagli 8 ai 12 mila euro li vai a spendere se compri qualcosa di decente. Quindi diciamo che la casa è quell'elemento nel quale tu puoi spendere da un tot fino all'infinito, cioè perché veramente ci sono delle possibilità di spesa incredibili. Quindi dobbiamo determinare anche questi costi. Io poi non metto in evidenza, me ne sono anche segnati, che ci sono i costi legati al mutuo, ma quelli sono le spese istruttorie, la perizia tecnica dell'immobile, ma sono costi un pochettino normalmente più ridotti. Però i tre costi importanti che dobbiamo tenere in considerazione sono le spese legali e amministrative della casa quando andiamo a comprare, le spese di ristrutturazione o le spese dei mobili, ok? Quindi qui quando andiamo a fare il calcolo, ok, la casa io la posso comprare con 200.000 euro, con 40k di anticipo, non ci dobbiamo dimenticare che a quella cifra dobbiamo aggiungere anche tutti questi costi. Quindi magari al posto di 40.000 euro, di 200.000 euro, dobbiamo andare a spenderne almeno 250.
300, perché tra ristrutturazione, mobili, spese varie, se dobbiamo rifare totalmente un appartamento di 100 metri quadri, tra mobili e lavori di ristrutturazione, un 100.000 euro ti partono. Quindi cambia totalmente la cifra che noi dobbiamo andare a tenere in considerazione. E quindi, ragazzi, la parte fondamentale della seconda sezione del nostro video è che una volta che abbiamo determinato come vogliamo andare a fare la casa, dobbiamo tenere in considerazione i costi di quella casa, ma soprattutto i costi nascosti, quelli che abitualmente ai quali noi non pensiamo. E parlo anche banalmente a un costo di trasloco, perché qualche migliaio di euro ti costa, agli imprevisti, perché gli imprevisti sono sempre dietro casa, perché magari entri in una casa che aveva il, come dire, la caldaia funzionante, stando ferma 3 mesi non funziona più e quindi partono 2000 euro. Cioè gli imprevisti, un fondo, un saving bisogna assolutamente tenerlo, non si può non tenere in considerazione. Quindi abbiamo visto i due punti principali e fondamentali della scaletta per andare a acquistare una nostra casa, determinare come vogliamo fare un piano in concreto di come vogliamo la casa. Parte numero 2, determinare, una volta che abbiamo il piano di come è la nostra casa, i costi di come desideriamo la nostra casa e di come vogliamo che sia il prodotto finale, quindi con ristrutturazione, mobilio e via discorrendo. E quindi adesso su carta abbiamo già tutti gli elementi che ci servono per poter acquistare la nostra casa. Ma qui viene il bello, perché non è detto che noi ipotizziamo che adesso ci servano per ristrutturare casa, comprarla e pagare tutte le spese accessorie 300.000 euro. Dobbiamo capire eh, com'è la situazione del nostro patrimonio, cioè dobbiamo capire se abbiamo questi soldi e se non ce l'abbiamo come in qualche modo recuperarli o dove andare a mettere i soldi nel momento in cui aspettiamo di acquistare questa casa, perché magari ci mettiamo un anno per l'acquisto, ok? Quindi la prima cosa è chiaramente fare una fotografia del proprio patrimonio in quel momento, no? Quindi capire quale liquidità si ha, se si ha la possibilità di vendere determinati, non lo so, proprietà che si hanno, magari un garage, magari la casa dei genitori, via discorrendo, per avere quel budget che ci serve. Qua non serve in qualche modo fare un'analisi approfondita, perché molto spesso la parte principale è che se uno va a comprare una casa di 200-300 mila euro sa benissimo che gli servono quei soldi. Allora la cosa principale è chiaro che abitualmente non è detto che tutti quei soldi uno li debba detenere in maniera evidente sul proprio conto corrente, perché magari come diciamo, si fa a fare un mutuo, no? Abitualmente il mutuo viene dato anche per un 60-80% del capitale. Però è chiaro che comunque se parliamo di 300.000 euro, ragazzi, perché all'interno del mutuo dobbiamo cercare di considerare anche le spese che ci servono per andare poi ad avere il prodotto finale con ristrutturazione, appunto immobili o via discorrendo, dobbiamo andarlo a considerare, perché sennò poi non abbiamo i soldi per terminare la casa, no? Ci troviamo come quegli imprenditori edili che costruiscono la casa, poi aspettano che gli comprino i primi alloggi, non li comprano e quindi non hanno i soldi, non hanno la liquidità per andare avanti. E quindi è un circolo vizioso nel quale poi quella casa non verrà finita e l'imprenditore non tornerà a casa dei propri soldi. Quindi la parte fondamentale, secondo me, è determinare quanto ci serve di questa cifra di 300.000, quanta dobbiamo prendere a mutuo e quanta abbiamo all'interno del nostro patrimonio mobiliare, immobiliare o quello che è, per poter andare a far fronte a questa necessità. Un punto che io qua voglio determinare in maniera molto importante è dove mettere i soldi quando sappiamo che dobbiamo acquistare una casa. Questo secondo me è un punto fondamentale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il progetto di comprare una casa non è un progetto che nasce dalla mattina alla sera, cioè si ha in mente di acquistare una casa, è un progetto che magari rimane nella mente, no, della persona addirittura per mesi, per anni, e quindi si ha il tempo in qualche modo di andare a preventivare o in qualche modo a sapere come andare a gestire i soldi per farsi trovare pronti nel momento in cui si va a comprare una casa.
Quindi ipotizzando anche di questi 300.000 euro, che il 20% o il 30% noi ce l'abbiamo liberi, quindi abbiamo magari 90.000 euro sul nostro conto e quindi possiamo far fronte al 30%, ed è una cosa molto importante, dobbiamo altresì pensare che molto spesso è difficile che noi abbiamo 90.000 euro liquidi sul nostro conto. Perché? Perché sono in qualche modo investiti da qualche parte o impegnati in qualcosa. Magari abbiamo comprato dell'oro, magari abbiamo comprato un garage, magari abbiamo, non lo so, comprato dei bitcoin e via discorrendo. La cosa importante è capire dove mettere i soldi, perché il più grave errore che si possa fare, secondo me, è questo, è quello di avere dei soldi investiti e di andarli a disinvestire nel momento in cui ci servono. E noi non possiamo determinare qual è il momento di vendita di quei beni, di quegli strumenti finanziari. Cosa capita molto spesso? Che noi troviamo la casa che ci serve, la troviamo nella zona che ci serve, troviamo tutte le caratteristiche, sappiamo qual è il budget che ci dobbiamo andare a mettere, e dovendo avere quei soldi per dare la caparra e poi procedere con la ristrutturazione, tutto esclusi dal mutuo, disinvestiamo magari perché abbiamo delle azioni, abbiamo degli ETF, dei fondi, e magari ci troviamo all'interno di uno di quei momenti di drop down, no? Di discesa che sono abituali all'interno del mercato, perché abitualmente il mercato ogni 3-5 anni scende almeno del 20%, se non di più, e quindi capite bene che se voi avevate 100.000 euro in portafoglio e in quei mesi nei quali dovete andare a vendere il portafoglio è sceso del 20%, e accade ragazzi, vi trovate solo più 80.000 euro, e quei beni li dovete andare, cioè quegli strumenti li dovete andare a vendere, vi trovate solo con 80.000 euro. Ma la cosa negativa non è che vi trovate con 80.000 euro, è che quei soldi lì non possono più crescere, perché sappiamo bene che quando andiamo a investire all'interno del mercato azionario quei soldi possono scendere, ma nel lungo periodo abitualmente il mercato azionario scende sempre, quindi lasciandoli lì fermi, quegli 80.000 diventeranno nel giro di qualche anno di nuovo 100, 110, 120, quindi recupereremo la nostra perdita che non abbiamo preso perché non abbiamo venduto. Noi accettiamo una perdita quando andiamo a vendere, e in quel momento lì accettiamo una perdita, ragazzi, e la determiniamo, e di quei soldi lì non ne torniamo mai più a casa, cioè di quei 20.000 euro che abbiamo perso non torneremo più, perché la casa non si rivaluterà più, ok? In tal modo da poter recuperare quei soldi lì. Quindi questo secondo me è un punto fondamentale. Nei momenti in cui siamo giovani e sappiamo che vogliamo entro 5-10 anni andarci a comprare la casa, o sappiamo che abbiamo anche una certa età, ma entro 5-10 anni vogliamo cambiare casa, vogliamo cercarne una più grande, e questo capita a tutti, allora dobbiamo parte dei nostri investimenti non detenerli più in strumenti finanziari come le azioni, l'ETF o via discorrendo. Questo penso io. Perché? Perché il mercato azionario ci dimostra che nel giro di 8-10 anni abitualmente noi guadagniamo, e questo è certo, ma nel giro breve dei 3-5 anni ci possiamo beccare dei momenti di negatività, e quindi se vendiamo in quel momento è pericoloso. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che i nostri soldi abitualmente debbono essere inseriti e investiti all'interno di strumenti finanziari più pacati, ok? Che sono i conti depositi, secondo me, i buoni fruttiferi postali, le obbligazioni, secondo me, è molto importante a breve e medio termine, perché sono a basso rischio, o dei fondi a scadenza, no? Quindi a gestione obbligazionaria prudente. Questi sono, secondo me, gli strumenti finanziari più adatti, quelli che abitualmente non vengono più tanto considerati perché hanno dei rendimenti molto scarsi, ok? Che molto spesso ti pagano l'inflazione, che non ti danno quella goduria, no, abituale, perché quando vai a vedere le azioni e vedi che sono salite di un 5-10% durante l'anno, vai a vedere i tuoi rendimenti obbligazionari e vedi che ha fatto lo 0,5%, dici porca miseria, ho perso il 9,5% rispetto agli azionari. Ma quando noi desideriamo andare in qualche modo andare ad acquistare una casa nel giro di 5-10 anni, dobbiamo essere consapevoli che il nostro patrimonio che noi abbiamo deve essere ancora lì fra 5 anni e deve essere totalmente intatto, altrimenti noi non potremo in qualche modo avere lo stesso potere di acquisto che avevamo precedentemente. E quindi come ci troviamo? Magari ci troviamo nel momento in cui vogliamo andare ad acquistare, non abbiamo più quel patrimonio per poter in qualche modo comprare quella casa della quale necessitavamo.
Perché? Perché prima avevamo 100.000 euro, adesso ne abbiamo solamente più 80.000 e con il mutuo non possiamo chiedere più di una determinata cifra perché più dell'80% magari non ti danno e quindi ci troviamo nell'impasse di essere in un momento nel quale abbiamo delle difficoltà a capire se l'acquisto di quella casa è sostenibile o non è sostenibile. E ragazzi, io vi dico sempre che molto spesso quando andate ad acquistare una casa, l'errore che si fa è avere i soldi corretti. E adesso andremo a vedere gli errori, perché sono fondamentali, ragazzi. Quindi, quando sappiamo che nel giro di 5 anni vogliamo comprare una casa, io eviterei le azioni, gli ETF, investimenti in cripto, in startup, investimenti alternativi molto particolari che possono avere delle volatilità molto alti. Chiaramente eviterei anche la liquidità, perché la liquidità perde potere di acquisto nei 5 anni e la perde in maniera anche abbastanza importante. Ho fatto un video qualche settimana fa nel quale ne parlavo, perché nel giro di 5-10 anni magari perdiamo su 50.000 euro anche 10.000 euro e quindi di potere di acquisto. Quindi è fondamentale e importante considerare quando dobbiamo andare a investire per comprare una casa, mettere su un conto deposito, buoni fruttiferi, obbligazioni statali a breve e via discorrendo, ok? Cioè quindi degli strumenti finanziari che siano dallo scarso rendimento, giusto per pagarsi l'inflazione, ma anche con rischi molto molto ridotti. Quindi prima di tutto, ragazzi, bisogna fare, abbiamo detto, le 3 sezioni della nostra analisi, della nostra ricerca sono determinare come vogliamo la casa. Una volta che abbiamo un piano concreto, andare a determinare quanti soldi ci servono, tenendo conto anche dei costi nascosti. E punto numero 3, capire la nostra situazione finanziaria, quindi fare un check delle nostre finanze, capire dove abbiamo i soldi o dove metterli e quindi capire nel momento, nella data nel quale ci serviranno, se abbiamo quei soldi. Perché questo è fondamentale e chiaramente in questo processo di selezione anche e di comprensione della nostra situazione finanziaria dobbiamo tenere anche in conto del mutuo, perché un aspetto del quale molto spesso non si parla è l'aspetto del mutuo, cioè il mutuo può essere a tasso variabile, misto, via discorrendo, ce ne sono, faremo dei video dedicati, ma il mutuo è una delle scelte più importanti perché in base a quello che scegliamo andiamo a pagare magari per 20-30 anni e sapete bene che gli interessi sono quelli che in qualche modo, almeno nei primi anni del mutuo, ti mangiano tantissimo rispetto al capitale che tu hai preso in prestito. Quindi capire anche di economia in questo momento, quali sono i tassi di interesse, come andranno i tassi di interesse, quindi capire quanti interessi pagherai nei primi anni è fondamentale, cioè in determinati momenti nei quali i tassi sono bassissimi e magari si prospetta appunto che diventino più alti nel tempo, andare a fare un tasso fisso magari è più conveniente. Adesso sono radicale, perché magari lo prendi in quel determinato momento il tasso fisso che non può essere tanto alto, ma sai che nel tempo ci arriverà. Oppure se hai la possibilità di cambiarlo farai altre determinate scelte, ma anche la scelta del mutuo è una scelta determinante per andare a capire nella nostra terza sezione qual è la nostra situazione finanziaria e quali sono i parametri che noi possiamo andare a controllare per avere quei soldi, in questo caso ipotizziamo 300.000 euro, che ci servono. Ma ragazzi, al fondo di questa lunga disamina noi dobbiamo essere coscienti e capaci di capire che la casa, come dicevo prima, è un aspetto, un elemento molto complesso da andare a determinare perché ci sono tantissimi parametri quando li dobbiamo andare a scegliere da tenere in considerazione, dei parametri di comfort che noi abbiamo, dei parametri economici, dei soldi che abbiamo, di quelli che non abbiamo, di quelli che ci dobbiamo far prestare e anche dei problemi economici, le considerazioni meglio economiche che dobbiamo tenere in considerazione, che sono quelle appunto di dove noi vogliamo andare ad acquistare e delle case che vogliamo prenderci, se nuove, usate, cioè da ristrutturare o quello che è. Ma ci sono degli elementi che devono essere scritti sulla pietra, degli elementi che non possiamo dimenticarci e sono quegli errori comuni da evitare quando andiamo a selezionare o andiamo ad acquistare una casa. Il primo è quello di aspettare il momento giusto. Molto spesso noi ci mettiamo tanto a selezionare una casa. Perché? Perché magari ci sono dei piccoli elementi che non ci piacciono, magari c'è il parcheggio un po' stretto, c'è l'ascensore non troppo grande, ma se ci arriva un terzo figlio come facciamo?
Cioè, ci sono tanti parametri che in qualche modo ci limitano nella scelta definitiva. Ecco, questo è il problema principale. Il momento perfetto per acquistare non arriverà mai, cioè questo è determinante e soprattutto perché noi, come dicevo prima, non possiamo determinare in qualche modo il futuro. Quindi una scelta che per noi adesso è oggettivamente corretta, nel giro di 5-10 anni potrebbe diventare vecchia, potrebbe diventare vetusta e quindi diventa complesso in qualche modo fare la scelta perfetta. La scelta perfetta non ci sarà mai, ci saranno sempre degli elementi all'interno di una casa che saranno rivedibili nel tempo, perché anche una scelta fatta di ristrutturazione adesso fra 5 anni, 10 anni diventerà vecchia perché le esigenze cambiano e quindi magari ci rendiamo conto che abbiamo sbagliato, perché poi io sento molti anziani che si lamentano della grandezza della casa, quando c'hai 40 anni, 50 anni vuoi una casa grande, ma quando ne hai 70 non la vuoi più perché poi la devi pulire, mantenere e quindi diventa... Quindi, cioè, non c'è nel posto giusto nel momento giusto, cioè ad un certo punto bisogna in qualche modo essere coscienti che quando si ha la necessità bisogna anche in qualche modo, tra virgolette, sapersi accontentare. E anche dal punto di vista economico non c'è mai il momento giusto, perché magari in determinati momenti si pensa che il prezzo sia troppo alto e quindi dice, sì, ma il mercato immobiliare in questo momento è troppo alto, quindi non conviene comprare una casa. Ma tanto ragazzi, cioè, se in questo momento è troppo alto, vuol dire che c'è più liquidità, ci sono più soldi in giro. Nel momento in cui le case varranno di meno, voi avrete meno soldi, ok? Perché magari vi daranno meno i mutui e non potrete prendere il mutuo in quel momento perché vi erogheranno meno, o magari la borsa sta andando male perché i tassi di interesse sono più alti e quindi voi avrete meno soldi a disposizione sul vostro conto di investimenti. Cioè, non c'è mai il momento giusto. Il momento giusto è chiaro, bisogna fare, come dicevo nella prima sezione, fare un'analisi di quello che si desidera e si vuole economico e strutturale e di comfort della casa e poi decidere in un tempo ragionevole. Sapere che la scelta perfetta non esiste e questo è un caso evidente perché ci sono molte persone che lasciano la scelta nel lungo periodo e tanto niente cambia e quello che cambia è lo stress di tenere la scelta per lungo periodo senza poi avere nulla di concreto in mano perché non si va ad acquistare nulla e quindi si fanno pensieri per anni senza acquistare nulla. E poi l'elemento ragazzi che io che vi consiglio veramente, l'ho vissuto sulla mia pelle in maniera fortissima, è di tenere in considerazione tutti i costi accessori, anche i più banali, ma anche quando li hai determinati tutti, come dicevo prima, la ristrutturazione, i mobili, le spese accessorie che ci possono essere, il notaio, l'agenzia, ci sono dei costi che tu non puoi assolutamente preventivare. Vi faccio un esempio, adesso c'è una trasmissione americana dei due fratelli, penso gemelli, adesso non so se l'avete mai vista, dove determinano il budget in tutte le puntate, dicono ok, se tu prendi questa casa ti costa $700.000, 500 della casa, 200.000 di ristrutturazione. Poi tutte le volte che partono con la ristrutturazione, dopo 2 giorni dicono ragazzi avevamo preventivato 200.000 ma purtroppo dobbiamo fare dei cambi, perché ci siamo resi conto che, non lo so, togliendo il pavimento c'erano molti danni, i tubi erano tenuti, pensavamo fossero tenuti meglio, o non c'è la coibentazione, o non c'è il dislivello, e quindi dobbiamo rivedere, dobbiamo spendere molto di più di quello che preventivato. E questo succede sempre. Rispetto al preventivo, sia della ristrutturazione, sia dei mobili, ci sono continuamente degli imprevisti che noi non abbiamo considerato. Anche per mettere giù i punti luce all'interno di una casa si possono avere dei preventivi incredibilmente differenti. Perché? Perché c'entra la domotica, c'entrano quanti punti luce vai a mettere. In una casa grande i punti luce diventano fondamentali, sempre di più. Quindi quello che voglio dire è che all'interno di una bella analisi, cioè bisogna sempre stare con una forbice, con un saving. Anche se hai già contato i costi accessori, metti un extra budget, almeno del 10-20%. Quindi se sai che la tua casa ti costa 300.000, metti almeno il 10% in più, almeno, mai poco. Quindi pensa che ti costerà tra gli imprevisti almeno 330-350 mila euro, ok? E questo è fondamentale ragazzi, perché succede sempre, perché poi magari
fai delle determinate scelte che poi non possono essere messe a terra, perché in molti casi magari uno pensa che il bagno in un certo posto, in un certo punto della casa possa stare perché vuoi fare il secondo bagno e non è più possibile farlo, e quindi in qualche modo è fondamentale tenersi un extra budget. Okay? La sottovalutazione è un elemento fondamentale all'interno di questo elemento, e quindi naturalmente a questo elemento dobbiamo considerare che la necessità di liquidità che noi abbiamo e necessitiamo per dare la caparra è fondamentale, cioè per dare la caparra ma anche per sostenere i costi, eccetto quelli che ci danno dal mutuo. Quindi è fondamentale sapere che quei soldi ce li abbiamo, fare i calcoli in maniera importante, ok? E poi c'è un altro elemento, secondo me, fondamentale, che ve ne ho parlato recentemente, è quello del mutuo. Un'altra scelta molto spesso non ponderata è quella del mutuo. Il mutuo è una delle scelte più importanti della propria vita, perché la macchina, è vero che molto spesso noi perdiamo molto tempo nel scegliere la macchina, ma la macchina abitualmente ha un costo, ha una durata di vita di 7 anni, ipotizziamo. Questa è la durata media in Italia di una famiglia che tiene la macchina abitualmente per massimo 7 anni, in media. Poi c'è chi la tiene di più, c'è chi la tiene di meno, di meno, ma questa è la media. Una casa, abitualmente, un mutuo lo paghiamo per 20-30 anni, e sono mutui che vanno almeno da 300-400 euro anche a 1000-1500 euro al mese. Quindi capite bene che voi sul costo della vostra vita dovete considerare quel mutuo in maniera continuativa all'interno della vostra vita per 20-30 anni, quindi vi cambia totalmente la vita. Quindi capire il mutuo è una parte fondamentale, quindi detenere, cercare di trovare il miglior mutuo è fondamentale, quindi spendere settimane e mesi nella ricerca del mutuo più vicino alle proprie necessità. E poi vi voglio far riflettere sull'ultimo punto fondamentale, sul quale abitualmente nessuno ragiona in maniera così determinante. Io devo dire che sono stato fortunato quando ero giovane che l'ho fatto, perché i miei mi avevano fatto pensare a questo punto qui, ed era il fatto di avere una rata sostenibile nel tempo. Perché? Perché noi non siamo certi di cosa succederà nel futuro, e se noi dobbiamo metterci e abbiamo 2000 euro di stipendio al mese, ci mettiamo una rata di 1000 euro, capite bene che magari abbiamo la casa dei sogni, ma abbiamo un incubo per 20-30 anni, perché non riusciremo magari a sostenere per 20 anni il pagamento di questa rata. Quindi la rata deve essere il più possibile vicina al proprio stipendio, cioè nel senso sostenibile per il proprio stipendio. E io non andrei mai, ve lo devo dire onestamente, al massimo a un 20% del proprio stipendio, ma massimo, ragazzi. Quindi vuol dire che se prendi 2000 euro andrei al massimo a un 400 euro, ma qui parliamo già di veramente di cifre molto, molto importanti. Perché? Perché questo è un punto determinante da tenere in considerazione, perché la vita può cambiare, perché magari ci nasce un figlio, ci nascono due figli, magari abbiamo dei costi che non avevamo preventivato, magari abbiamo delle emergenze e quei soldi ci servono, e quindi pensare di avere delle rate del mutuo per comprare la casa dei sogni molto alte può essere molto molto pericoloso. Io onestamente lo eviterei, perché ci creiamo una vita da incubo nella quale poi siamo fregati, non possiamo più fare nulla e diventa veramente un problema. Quindi quello che voglio dire è che andare a determinare quello che ci possiamo permettere come rata del mutuo è fondamentale, perché attraverso quel calcolo lì noi capiamo quanto possiamo, che casa possiamo andare a comprare, perché molto spesso noi facciamo dei sogni troppo in grande e magari ci accorgiamo che per avere una casa da 300.000 euro ci serve un mutuo da 800-900 mila euro, 800-900 euro al mese, che noi prendendo 2000 euro non riusciamo a sostenere quella cifra lì, perché poi abbiamo le spese per mangiare, per mantenere la casa, dell'automobile, quindi dei trasporti e via discorrendo, e quindi ci rendiamo conto che non è possibile, quindi dobbiamo in qualche modo rivedere il nostro budget. Quindi un elemento fondamentale sicuramente, vi dicevo ragazzi, è
non aspettare il momento giusto, perché il momento giusto non ci sarà mai. Una volta che una casa è vicina ai nostri desideri, allineata ai nostri desideri, bisogna andare per quella. Sottovalutare i costi accessori, quindi mettersi un extra budget almeno del 10, 15, 20% rispetto a tutti i costi che avevamo preventivato preventivamente per dormire sonni tranquilli. Ma il punto numero 3 è non vivere sogni, non dormire per 30 anni perché abbiamo un mutuo molto alto, quindi andare a capire quale sarà la rata del nostro mutuo e non superare, a mio parere, mai il 10, 15, 20% del proprio stipendio. Questi sono i punti, ragazzi, secondo me fondamentali come obiettivo casa, cioè per colui o coloro che vogliono comprare una casa, sia che sia la prima, sia che sia la seconda, sia che la vogliono cambiare. Questi sono, come dire, i processi e gli step da tenere in considerazione per fare una scelta consapevole, sia da un punto di vista umano per dormire bene la notte, sia da un punto di vista economico per avere i soldi per affrontare quel costo e quindi ridormire bene la notte. Io voglio sapere anche la vostra, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, dateci sostegno, ma soprattutto commentate all'interno dei commenti per dirci come la pensate, come avete vissuto la vostra esperienza di acquisto della prima casa o di una seconda casa. Ciao ragazzi!